È possibile utilizzare questo IT32 off camera utilizzando modificatori Bowers Mount, dal momento che, come ben sapete, possiamo utilizzarlo off camera con il modulo X5, e in questo video lo andiamo a scoprire proprio esattamente utilizzando la nuova staffa S3 che è uscita proprio recentemente, una staffa che ti consente di utilizzare modificatori con attacco Bowers Mount. Quindi andremo a vedere proprio le differenze rispetto alla versione precedente, l'S2. Ci sono tantissime novità, quindi segui il video fino al termine. Ti farò vedere anche degli esempi utilizzando anche flash più comuni e soprattutto con la D200 Pro 2 con la testa con il LED. Te lo faccio vedere più da vicino questo nuovo S3. Rimane costruito come il precedente molto bene, ti dà proprio la sensazione di robustezza, questo te lo posso garantire, soprattutto questa parte dedicata al fissaggio allo stativo è fatto decisamente molto bene. Dopo ti faccio vedere anche le differenze di peso rispetto proprio all'S2. Cosa cambia in sostanza in questo S3? Te lo dico subito. Innanzitutto hai la possibilità di inclinarlo molto di più, praticamente riesci a fare delle foto dall'alto, soprattutto se lo utilizzi su alcuni generi fotografici come lo still life. Quindi ovviamente non vai a utilizzare nessun modificatore, perché basta anche una semplice parabola che va a modificare l'inclinazione, ma è una soluzione che molti vanno a utilizzare e ti dico in tutta onestà che vado a utilizzare anche io, ok? Anche dalla parte opposta praticamente si inclina quasi completamente, ok? In questo caso il flash dalla parte opposta va a puntare direttamente sulla parete, ovviamente se stiamo fotografando indoor. Ok ragazzi, è cambiato anche il sistema del fissaggio dell'asta dell'ombrella, semplicemente perché adesso abbiamo questa vite che va a stringere proprio l'asta dell'ombrella, ed è cambiato anche il pulsante di sgancio, che adesso diciamo innanzitutto è più bello da vedere perché non va a sporgere, non abbiamo più questa levetta che praticamente poteva dare anche fastidio, soprattutto quando lo andiamo a mettere nello zaino, ok? Questa mi dà la sensazione di una costruzione migliore perché vedo tutto metallo, ma diciamo che questa levetta fa lo stesso scopo. Adesso io presumo che non si andrà a rompere dopo un tot di utilizzi, perché in questo caso vedo solo plastica. Ovviamente c'è una molla in metallo, però tutto sommato credo che sia costruito bene, e in questo caso praticamente dà anche un aspetto più bello a questo bracket, almeno questa è la mia opinione. Per il resto praticamente rimane uguale proprio all'S2, soprattutto per quanto riguarda, come ti farò vedere fra poco, l'utilizzo di flash con un diametro diverso uno dall'altro, soprattutto quando andiamo a utilizzare anche un normale speedlight con la testa quadrata, dove andrei a utilizzare sicuramente proprio questo zoccolino che ti aiuta proprio a fissare anche teste che hanno un diametro e soprattutto un'altezza molto limitata, che con alcuni bracket praticamente avevi difficoltà proprio a stringere con questo morsetto. Faccio vedere alcuni esempi di come puoi utilizzare questa staffa, soprattutto con flash che di solito hanno proprio necessità di utilizzare proprio un bracket come questo. Allora partiamo dalla D300, prima versione, seconda versione non cambia nulla. Allora, se non vai a utilizzare proprio i modificatori dedicati, quindi con l'attacco Godos Mount, e vuoi utilizzare i Bowers Mount, vai a utilizzare esattamente questa staffa, ok? Allora, innanzitutto cosa devi fare? Devi alzare il morsetto al massimo, soprattutto quando vai a utilizzare questo flash. Quello che dico è valido anche per la D400 perché abbiamo lo stesso diametro, cioè abbiamo l'attacco Godos Mount. Vai a togliere questo morsetto, anzi questa staffa in gomma, perché in questo caso non serve, ma servirà dopo con la D200, ti farò vedere, e lo vai a inserire, ok? Quindi è un'operazione molto veloce. Secondo me potresti già farla a casa prima di partire. Di solito io facevo così, anzi lasciavo già tutto preparato proprio nel bagagliaio della mia auto e lo lasciavo proprio fissato allo stativo, così uscivo e bastava che aprissi il modificatore. Una volta che è stretto, senza esagerare, praticamente puoi attaccare il tuo modificatore e iniziare a fotografare. Supponiamo adesso anche di voler utilizzare
un flash Cobra Speedlight, ma che ha delle dimensioni molto più ridotte rispetto al tradizionale Speedlight che utilizziamo con la testa rettangolare, come ad esempio questo V480, un flash che ha delle dimensioni molto contenute, però un flash che ha una discreta potenza. Trovi proprio una recensione dedicata sul mio canale. È un flash che da quando è uscito praticamente porto sempre con me. Alcuni di voi mi chiedono: preferisci il V480 o l'IT32? Beh, sono entrambi due ottime soluzioni, però preferisco personalmente il V480. Ok ragazzi, detto questo, ti faccio vedere quanto è semplice anche utilizzare questo piccolo Speedlight proprio con questo bracket. Innanzitutto, in questo caso dovrai inserire questo zoccolo che è rivestito con una gomma, quindi non andiamo a rovinare il flash, soprattutto quando lo andiamo a stringere. Quindi abbiamo il binario, quindi è impossibile sbagliare, quindi lo andiamo a infilare fino al massimo, poi alziamo il morsetto fino a quando raggiungiamo la giusta altezza della testa del flash e poi andiamo a stringere il morsetto. Io di solito vado quasi alla fine, che mi è consentita esattamente sulla testa del flash che vado ad utilizzare. Vado ad aprire la parabola al massimo e vado a inserire il mio modificatore con attacco Bowens Mount. Facciamo adesso un esempio anche con la D200, in questo caso il Pro 2, e soprattutto con la nuova testa che ha un diametro molto più grande rispetto alla testa con il bulbo che troviamo nella versione 2, anzi nella versione 1, il Pro 1, ma è la stessa che troviamo proprio nel Vistro, cioè quello che è uscito nel 2017. Qui siamo obbligati ad andare a togliere lo zoccolo, ma non tutti lo fanno perché molti hanno proprio questa abitudine, anche con l'S2 e soprattutto con l'S1 che eri obbligato a farlo, di far entrare proprio il flash nel telaio, poi poco prima che non entri più vanno proprio a stringerlo qui. Ecco, sì, si può fare, però io personalmente lo evito proprio perché non vado a riempire completamente il modificatore, perché capite bene che la gancia è qui e il bulbo praticamente è già entrato di parecchio, quindi sì, c'è la luce di rimbalzo ma non è la stessa cosa. Quindi se volete potete fare come faccio io, però ovviamente prestate attenzione perché ovviamente ci sono sempre le controindicazioni. Quindi innanzitutto andate a togliere lo zoccolo. Qui praticamente abbiamo un diametro simile alla D300, un po' più piccolino, e poi ovviamente con il morsetto vado a stringere direttamente nella testa. Ok, stringo un po', non stringo troppo perché è plastica, però giusto per avere quella garanzia che durante l'utilizzo non scivoli. Piccolo accorgimento suggerito che vi do: qui abbiamo praticamente una griglia che fa entrare e uscire dell'aria, non serve per raffreddare il bulbo ovviamente, ma serve per raffreddare i LED. Quindi quando andate a utilizzare questo S3 praticamente lo fissate direttamente nella testa, praticamente lasciate spento il LED, altrimenti non hanno ovviamente la possibilità di raffreddarsi. Molti di voi si chiederanno: posso utilizzare questo IT32 con l'S3? Se voglio utilizzarlo ovviamente off camera, dal momento che lo posso fare con il modulino X5, e te lo faccio vedere proprio con un esempio pratico. In questo caso ti do una notizia negativa ma anche una positiva. Quindi innanzitutto, se vuoi utilizzare l'S3 per utilizzare con questo mini flash di modificatori con attacco Bowens Mount, devi lasciare questo zoccolino inserito, mi raccomando, e poi vai a abbassare al massimo questo morsetto. Però ti accorgerai che lo spessore, l'altezza di questa testa non è sufficiente proprio per prendere il morsetto, ok? Perché come vedi abbiamo quasi 1 centimetro di differenza. Quindi la soluzione è quella di procurarci uno spessore. Secondo me è sufficiente anche un pezzo di polistirolo, anzi molto consigliato, così non andiamo a danneggiare il flash quando stringiamo. Io ho recuperato questo materiale da una confezione e praticamente in questo caso recupero quasi 1 centimetro, alzo un po' in questo caso il morsetto,
vado a inserire l'IT32, faccio ovviamente uscire un po' la testa del flash proprio dove c'è l'attacco Bowers Mount, in modo che vado a riempire bene poi il modificatore che vado a utilizzare, quindi stringo, e in questo caso posso utilizzare l'S3 anche con questo mini flash. Ovviamente fate attenzione a quali modificatori utilizzate, perché ovviamente stiamo parlando di un flash che ha un numero guida 18. L'ho sempre considerato pesante questo bracket, però è costruito decisamente molto bene. So che ci sono bracket fake che pesano molto meno, ma sono costruiti praticamente in plastica. Se hai bisogno di un bracket resistente, questa è la soluzione, che sia S2 o S3, praticamente questi sono quelli che devi acquistare. Comunque l'S2 pesa esattamente 556 grammi, invece il nuovo S3 pesa 445 grammi, quindi ci sono ben oltre i 100 grammi di differenza che si sentono, e rimane sempre un bracket resistente. Si conclude qui questo video dedicato a questa nuova staffa. Spero che ho tolto qualsiasi dubbio avevate, soprattutto quando andiamo a utilizzare flash, diciamo, molto più piccoli rispetto ai tradizionali che utilizziamo di più. Se devo trovare un difetto non saprei quale dire, perché praticamente non dico che sia perfetta questa staffa, perché è sempre pesante, però è costruita, diciamo, molto bene, quindi soprattutto se dobbiamo utilizzare modificatori molto pesanti va bene così. Ok ragazzi, se avete domande vi aspetto qui sotto nei commenti. Il prezzo rimane invariato perché costa sempre al di sotto dei 30 euro, 27, 25, poi dipende dall'offerta. Insomma, io vi lascio il link di Amazon se volete acquistarlo su questo store, e vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video. Ciao e alla prossima.